Senti di avere il diaframma bloccato? Il diaframma non si può bloccare, è il muscolo più importante della respirazione, quindi senza non potremmo vivere. Però si può trovare in uno stato di tensione perenne che può provocare un dolore sul petto costante, una tensione qui davanti sul petto oppure dietro sul dorso, oppure può dare una sensazione di ansia costante anche senza motivo. Se ti ritrovi in una di queste situazioni, seguimi nel video. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Il muscolo diaframma è un muscolo importantissimo non solo per la respirazione, ma perché è collegato a tante altre strutture. Praticamente lui divide il nostro corpo in due, situato qui come una cupola sotto le coste, e prende contatto con tante strutture come la colonna vertebrale, le coste appunto, ma anche con dei muscoli, quindi lo psoas, oppure connesso con la muscolatura ovviamente della gabbia toracica e per esempio con la muscolatura delle spalle, con i pettorali, soprattutto il piccolo pettorale, con i muscoli del dorso. E coinvolge anche tante altre strutture, non solo muscolari, anche il sistema nervoso, perché ansia e stress incidono tantissimo sulla salute del nostro diaframma. Oppure tutto quello che riguarda il sistema digestivo, perché il diaframma, nel suo movimento di alzarsi ed abbassarsi quando si contrae e si rilassa, va a creare un massaggio sui visceri, proprio sugli organi che sono nella cavità addominale, come il fegato, lo stomaco. Quindi vediamo che è un muscolo molto importante, ha tante funzioni e poverino, siccome è sottoposto a tanti tipi di sollecitazioni, di stress emotivo, fisico, meccanico, diciamo che dobbiamo assolutamente prenderci cura del nostro diaframma. Si dice che chi respira più lentamente e in modo più ampio vive più a lungo. Ok, e proprio ci sono delle evidenze scientifiche che discutono di questo. In ogni caso ci conviene respirare meglio, imparare delle tecniche per respirare meglio e soprattutto andare a liberare dalle tensioni tutte queste strutture intorno al diaframma. Chiaro che non possiamo fare lo stretching proprio solo del diaframma, ma possiamo andare a lavorare su tutto il corpo, su tutte le parti connesse e possiamo fare degli esercizi che creano un allungamento generale e rendere tutte le strutture più elastiche e più mobili. Anche la nostra postura è direttamente collegata con la salute del diaframma, perché se il diaframma è molto contratto tenderemo anche a stare in una posizione di chiusura, quindi una postura che aumenta ancora di più la sua tensione e i muscoli circostanti, siccome devono lasciare spazio al diaframma di muoversi perché comunque dobbiamo respirare, si adatteranno, no? Andranno in compensazione per far sì che il diaframma possa muoversi. Quindi andiamo a scombussolare un po' tutto, anche la nostra postura. Per capire come si muove il nostro diaframma e come sta, com'è il nostro respiro in questo momento, possiamo fare un esercizio che ci serve anche poi per allenare il respiro e il diaframma a una posizione corretta, a un movimento corretto. Basta mettere le dita, le mani in questa posizione lateralmente sulle coste. Appoggiare anche i polpastrelli delle dita davanti e il polpastrello del pollice dietro, in modo da avvolgere bene tutta la gabbia toracica. A questo punto, con le gambe leggermente divaricate, le ginocchia un po' rilassate, spalle rilassate, iniziamo a respirare. E fuori l'aria. Normalmente, senza forzare, dentro l'aria dal naso, fuori dalla bocca, come se dovessimo appannare un vetro, no? Espirando lentamente. Ok, il movimento corretto dovremmo sentirlo in tutte le direzioni, quindi non solo lateralmente, perché le coste devono fare questo movimento, ma anche anteriormente e posteriormente. Non c'è solo la dinamica di gonfiare e sgonfiare la pancia per fare una respirazione diaframmatica. Quello è un modo per fare degli esercizi per stimolare il diaframma e la respirazione. Va benissimo, ma il diaframma, come vi spiegavo prima, è collocato sotto le coste, quindi questa cintura qui è la zona che dobbiamo sentir muovere. Tutta la gabbia toracica, antero-posteriore e latero-laterale. Quindi adesso, una volta percepito un po' com'è il nostro respiro, lo fotografiamo, ci ricordiamo di com'è
e poi lo andiamo ad allenare, a stimolare, alleggerendo le tensioni, e poi rifaremo alla fine un altro test per vedere se qualcosa è cambiato, qualcosa è migliorato. La cosa bella degli esercizi sul diaframma è che danno risultati immediati e anche duraturi nel tempo se continuiamo a farli con un po' di costanza, ovviamente. Allora, riprendiamo di nuovo con la posizione mani sulle coste, gambe leggermente divaricate, andiamo a forzare un po' il respiro. Quindi massima ispirazione dal naso, dentro tutta l'aria, anche quando penso che non ce ne sia più, inspiro ancora un po', in modo che i polmoni si riempiano bene di aria, e poi trattengo un secondo ed espiro dalla bocca. Tutto fuori, fuori, sento la gabbia toracica che ritorna, si restringe un pochettino, fuori tutta l'aria anche se penso che sia finita, soffio ancora finché i polmoni sono vuoti, trattengo un secondo e riparto. Inspiro allargo, laterale, antero, posteriore, tutta la gabbia toracica si espande, i polmoni si riempiono fino all'apice, trattengo, espiro con un soffio dalla bocca. Fuori tutto, trattengo e rilasso. Lo ripeto per 5 volte, massima ispirazione e massima espirazione. Il prossimo esercizio che vediamo si può svolgere in 2 modi, con una leggera variante, perché, come vi dicevo all'inizio del video, se sentiamo un dolore sul petto, cioè una tensione costante sul petto o comunque nella parte anteriore, allora dobbiamo fare una rotazione leggermente indietro. Adesso ve la faccio vedere, ve lo spiego bene. Se invece il dolore è più sul dorso, sulla parte posteriore, allora la rotazione dovrà avvenire leggermente in avanti. Ok? Ricordatevi solo queste 2 cose differenti. Partiamo con le gambe divaricate come il bacino. Svolgiamo l'esercizio adesso sul lato sinistro, quindi portiamo il braccio sinistro verso l'alto, incliniamo il busto verso destra in modo da aprire bene la parte sinistra. Ok? Adesso, se il dolore è sul petto, comunque la tensione, non per forza un dolore, ma la tensione è più sulla parte anteriore, andiamo ad aprire in questo modo, leggermente lo sguardo in alto, il braccio spinge in alto e la spalla leggermente indietro e respiro. Qui devo fare il respiro completo, grande come prima. Inspiro tutto, espiro completamente, fuori, inspiro, espiro. Ok, ritorno. Fai 2 respiri da una parte, 2 respiri dall'altro lato, fai una pausa, qualche secondo, e poi ricominci per altre 2 o 3 serie. Per quanto riguarda invece la tensione sul dorso, se hai più fastidio, più dolorino, più tensione sulla parte dorsale, te lo faccio vedere dalla parte destra. Quindi inclino il busto a sinistra, il braccio destro sale. Ma questa volta andiamo a ruotare in avanti, ok? Leggermente porto la spalla avanti, il busto un pochino in avanti, lo sguardo è avanti basso, ok? Quindi non sui piedi ma un pochino più avanti verso il basso, allungo bene, come se qualcuno mi tirasse per il braccio in diagonale, ruoto, sento che la parte posteriore del dorso un po' si allunga, qui si apre e respiri. Grande dentro l'aria, apro bene la gabbia toracica, espiro, fuori tutta l'aria, elimino tutta l'aria, inspiro, grande, espiro, fuori, ritorno lentamente, pausa e ricomincio. L'ultimo esercizio che facciamo insieme è uno stretching per il muscolo iliopsoas e ovviamente andiamo a coinvolgere anche la parte del diaframma con la respirazione. Quindi ci mettiamo in questa posizione, così mi vedete bene, sì, la gamba sinistra avanti, la gamba destra dietro. L'apertura delle gambe la decidi tu in base a quanto senti che si allunga il tuo psoas. Lo psoas lo senti qui, è posizionato in questa direzione, ok, qui all'interno, parte da dietro, passa all'interno,
della fossa iliaca e si inserisce all'interno coscia, quindi devi sentire lì la tensione e l'allungamento. Ti prepari in questa posizione. Prima portiamo le mani ai fianchi e respiriamo normalmente finché non sentiamo l'allungamento del nostro psoas nella parte destra, quindi nella gamba che è posteriore. Poi portiamo il braccio sinistro, quindi opposto alla gamba che si sta allungando, verso l'alto. A questo punto rimango e respiro. Magari mi inclino leggermente, estendendo un pochino la colonna dietro e apro bene la parte anteriore, il diaframma, la gabbia toracica, respirando. Dentro tutta l'aria e fuori con un'espirazione fino alla fine, forzata fino a che non c'è più aria nei polmoni. Di nuovo inspiro, espando la gabbia toracica, inspira, inspira, inspira e fuori l'aria. Ok, a questo punto, se va tutto bene, se puoi, senti che puoi trovare giovamento, puoi ruotare il busto dalla parte della gamba piegata, quindi dalla parte del braccio che hai verso l'alto. Ruoti, cerca anche l'equilibrio, se vuoi ti puoi appoggiare se sei vicino alla parete e ancora inspiri grande, espiri, inspiri ancora uno, espiri, ritorno e ritorno. Ripeti 2 volte da una parte, 2 volte dall'altra, un po' di pausa e ancora 2 o 3 serie. A questo punto, dopo aver fatto questi 3 esercizi, 2 respirazioni per ogni lato, per ogni esercizio, per 2 o 3 serie, puoi fare il test finale per vedere se è cambiato qualcosa rispetto all'inizio, al primo respiro che abbiamo fatto insieme. Allora, di nuovo nella posizione di partenza, gambe leggermente divaricate, ginocchia rilassate, mani in questa posizione sulle coste. Laterale, davanti sento la parte anteriore, col polpastrello del pollice sento la parte posteriore. Respiro normalmente, senza forzare, e sento se qualcosa è cambiato. Rilasso le spalle, posso anche chiudere gli occhi se non perdi l'equilibrio, attenzione. Due o 3 respiri e subito ti rendi conto che tutta la struttura della gabbia toracica, del diaframma si è rilassata, si muove meglio, ha un movimento più ampio, più fluido e quindi piano piano nei giorni successivi dovresti sentir scivolare via piano piano quella tensione che c'era sul petto o sul dorso o quello stato di ansia costante che ti teneva tutte le strutture, compreso il diaframma, in situazione di tensione e contrattura. Dopo aver svolto questi esercizi, mi raccomando, fammi sapere come ti senti e scrivimelo nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Scrivimi nei commenti quali altri argomenti ti piacerebbe ascoltare. Ciao!